Preparatevi a varcare le soglie del terrore. Sveleremo i segreti più oscuri e le presenze spettrali che infestano i 3 castelli più inquietanti d'Italia. In questo viaggio nel paranormale rivivremo le storie di fantasmi e maledizioni che sono imprigionate nelle antiche pietre di questi maestosi manieri. Vi mostrerò addirittura la foto autentica di un fantasma. Siete pronti a sfidare l'ignoto e a esplorare i misteri dentro le mura dei castelli più infestati del bel paese? Al terzo posto troviamo il Castello di Fosdinovo. Il Castello di Fosdinovo, immerso nella suggestiva Toscana, racchiude una storia inquietante e avvolta dal mistero, dove le antiche pietre narrano tragici eventi che ancora oggi infondono brividi. Risalente al XVII secolo, questa fortezza ha vissuto episodi sconvolgenti e la storia più cupa coinvolge la figura di Bianca Maria Aloisia, nota come la Dama Bianca di Fosdinovo. Il ritrovamento, nel cuore del castello, di alcuni avanzi di ossa umane e bestiali ha fatto sospettare che dietro la leggenda del fantasma di Bianca Maria Malaspina ci fosse più d'un fondo di verità. Troppe coincidenze per non insinuare il dubbio che quella della giovane Malaspina fosse solo una favola. Ma andiamo con ordine. Vissuta nel mezzo del XVIII secolo, Bianca, malgrado il suo blasone, si innamora del figlio dello stalliere del castello di Fosdinovo e tra i due sboccia un amore puro, che però doveva essere celato alla famiglia per la differenza di ceto. Sebbene ci siano più versioni della leggenda, il segreto non regge a lungo e, scoperta la relazione, la famiglia della marchesina cerca in tutti i modi di dissuaderla. Secondo alcuni, facendola prima rinchiudere in convento, dove parrebbe che Bianca continuasse a frequentare il suo amato, secondo altri ordinandole di prendere i voti. Fatto sta che Bianca, di natura ribelle, si oppone a qualsiasi decisione della famiglia, portando lo scandalo sulla bocca di tutti. La famiglia, offesa nell'orgoglio, decide allora di infliggerle una punizione esemplare. Si narra che la giovane sia stata rinchiusa in una cella del castello, dalla quale poteva ricevere solo pane e acqua, e che la sua morte sia avvenuta per stenti. Secondo altri, invece, sarebbe stata murata viva in un'ala del castello fino alla sua fine. Insieme alla giovane sarebbero stati murati anche un cane, simbolo di fedeltà, e un cinghiale, simbolo di ribellione. Quella che potrebbe sembrare solo una leggenda, trova però conferma nel ritrovamento di quelle ossa, come ricordiamo, riconducibili a resti umani e di 2 specie animali. Potrebbe trattarsi solo di una casualità? Sembra che il mistero si addensi ancora di più quando apprendiamo che dentro la sala del trono c'è una strana macchia di umidità che avrebbe le fattezze di una donna al fianco di 2 animali. Un'illusione ottica. L'unico modo per sciogliere il dubbio è andare al castello di Fosdinovo e camminare tra quei corridoi, respirando l'aria rarefatta e percorrendo quei camminamenti dove qualche visitatore afferma di aver visto e fotografato uno spettro di donna vestito di bianco. Qualche anno fa, incuriositi dai racconti dei visitatori, esperti dei fenomeni paranormali hanno fatto delle ricerche sul posto, filmando e fotografando tutto ciò che accadeva durante gli esperimenti. Ebbene, sembra che in una di queste foto si possa scorgere chiaramente una figura dalle sembianze umane. Questa foto è stata analizzata da esperti del settore e dichiarata autentica. Sei pronto a vedere la foto reale di un fantasma? Eccola. Al secondo posto troviamo Castello di Montebello, Emilia-Romagna. Sai qual è il momento più suggestivo per esplorare il Castello di Montebello? Indubbiamente il 21 giugno, il giorno del solstizio d'estate, in occasione dell'anniversario della misteriosa scomparsa di Gwendalina Malatesta, soprannominata Azzurrina, una delle presenze paranormali più enigmatiche non solo della provincia di Rimini ma di tutta Italia. Il castello si trasforma ogni 5 anni in un palcoscenico di eventi soprannaturali. Era il 21 giugno del 1375, durante una tempesta memorabile, quando la dolce bambina, con i suoi tratti albini, svanì nel nulla nei labirinti sotterranei del castello di Montebello. Esistono teorie meno fantasiose che suggeriscono
che la piccola sia stata deliberatamente fatta sparire a causa dei suoi colori candidi, in particolare i capelli azzurri che la madre cercava invano di tinteggiare, etichettandola ingiustamente come strega. Il fantasma di Azzurrina continua a vagare per il castello di Montebello, manifestando la sua presenza con suoni e lamenti che vengono attentamente registrati e sottoposti ad analisi per i visitatori curiosi. Per coloro che dubitano di queste esperienze paranormali, è possibile notare sul soffitto delle impronte di bambina, secondo la testimonianza di un inserviente che giura di averla vista camminare a testa in giù. Ma la domanda rimane: siete ancora scettici di fronte a tali misteri? Prima di passare al castello più infestato d'Italia, se ti piacciono i miei video, che ne dici di darmi una mano a far crescere questo canale iscrivendoti subito? A te non costa nulla, ma per me è davvero importante. Grazie in anticipo se deciderai di aiutarmi. E adesso sveliamo chi sta nel gradino più alto del podio dei castelli più infestati d'Italia. Al primo posto troviamo il castello di Moncalieri. Il castello di Moncalieri, situato vicino alla città metropolitana di Torino, è una delle più antiche fra le residenze sabaude. In molti ghost hunter hanno perlustrato il castello con i loro strumenti di rilevazione dei campi elettromagnetici e in molti hanno registrato improvvisi e inspiegabili picchi, ma nonostante la sua fama di essere il castello più infestato d'Italia, non ci sono prove concrete dell'esistenza di spiriti all'interno del castello. Ma di testimonianze invece ce ne sono anche troppe: apparizioni, rumori, sussurri, lamenti. Secondo la leggenda, il castello della Rotta, come viene anche chiamato, sarebbe il luogo più infestato dai fantasmi di tutta la penisola. Tra le storie e le leggende che si sono sviluppate intorno al castello, la maggior parte sono legate a morti violente. Diversi uomini e cavalieri sono stati sepolti all'interno delle sue mura, i loro scheletri sono stati ritrovati durante alcuni scavi. Tra questi scheletri è stato ritrovato quello di un cavaliere, sepolto insieme al suo cavallo, che portava una croce di ferro al collo, i cui resti sono stati datati tra il XV ed il XVI secolo. Il ritrovamento di questo cadavere colpì molto gli abitanti della zona, perché già molto tempo prima si raccontava del fantasma di un cavaliere a cavallo con una croce al collo che girava per il castello. Nel cuore del castello di Moncalieri c'è anche un'altra leggenda che merita di essere raccontata, che narra la storia di una figura misteriosa conosciuta come la Dama Grigia. Si dice che questa figura sia l'anima di una nobildonna del passato, il cui amore proibito la condannò a un destino tragico. Questa giovane marchesa francese si dice che giunse a Moncalieri per sposare il signore del castello. La ragazza, tuttavia, era innamorata di un cavaliere bello e coraggioso. Una volta scoperta la relazione tra i due, il signore del castello uccise la marchesa buttandola dalla torre del castello. Si dice che il fantasma della Bella Rosine, così veniva chiamata, vaghi ogni notte lungo il perimetro del muraglione di cinta del castello. Se ti piacciono i luoghi misteriosi e inquietanti, allora non puoi perderti questo video.